Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Ciao a tutti! Oggi parleremo di qualcosa di molto reale e molto personale per milioni di persone che imparano l'italiano nel mondo. Molte persone vogliono migliorare il loro italiano, ma hanno un problema silenzioso che rallenta il loro progresso. Sono sole. Non c'è un insegnante che le guida, non ci sono amici con cui praticare, non c'è un ambiente italiano intorno a loro e nessuno che corregge i loro errori. Piano piano iniziano a credere a qualcosa di doloroso. Forse non posso imparare l'italiano, ma ascolta bene, imparare da soli non è un problema. Anzi, può diventare il tuo più grande vantaggio. Perché? Perché quando sei solo hai qualcosa di molto potente. Il controllo. Controlli il tuo tempo, il tuo ritmo, quante volte ripeti, la difficoltà della pratica e il tuo modo di imparare. Puoi praticare senza vergogna, puoi fare errori senza paura. E soprattutto puoi creare una routine forte ogni giorno. In questo programma imparerai un metodo semplice e chiaro per studiare l'italiano da solo ogni giorno. Anche se sei un principiante, anche se sei timido, anche se il tuo italiano è ancora debole, resta con me, perché il primo passo è il più importante. Fase 1. Costruisci il tuo mondo in italiano. Se impari da solo, devi capire un'idea importante. L'italiano non entrerà nella tua vita per caso. Devi invitarlo. Devi creare un piccolo mondo italiano intorno a te. Perché? Perché quando l'italiano sembra qualcosa di speciale o raro, ti senti stressato. Ma quando diventa normale, ti senti più sicuro. Molte persone fanno lo stesso errore. Studiano per 20 minuti e poi passano il resto della giornata nella loro lingua. Per questo, l'italiano resta solo una materia, non una vera abilità. E un'abilità cresce solo quando diventa parte della tua vita quotidiana. Inizia con qualcosa di semplice. Trasforma il tuo telefono nel tuo insegnante. Il tuo telefono è la cosa che usi di più ogni giorno. Quindi usalo in modo intelligente. Fai piccoli cambiamenti. Metti la lingua del telefono in italiano. Usa le app in italiano. Aggiungi una tastiera italiana. Inizierai a vedere parole come impostazioni, batteria, memoria, notifiche e wifi in italiano. All'inizio può essere difficile ed è normale. Significa che il tuo cervello sta imparando. Questi piccoli cambiamenti sono molto utili perché vedi l'italiano ancora e ancora senza sforzo. Poi crea un piccolo angolo italiano nella tua stanza. La tua stanza diventa la tua classe, ma una classe divertente, non noiosa. Scegli un piccolo spazio.
Aggiungi un quaderno, una penna e dei fogli. Scrivi frasi semplici che puoi usare ogni giorno, come non capisco. Puoi ripetere? Aspetta un secondo. Ci provo. Studio italiano ogni giorno. Leggi queste frasi ogni giorno. Il tuo cervello le accetterà lentamente. Un giorno le userai senza pensarci. Ora scegli una sola fonte in italiano. Molti studenti guardano troppe cose diverse. Questo crea confusione. Mantieni tutto semplice. Scegli una sola fonte per alcune settimane. Può essere un canale YouTube semplice, un podcast lento, conversazioni per principianti o storie facili. La regola importante è stessa fonte, stesso stile ogni giorno. Perché? Perché la ripetizione crea comprensione e la comprensione crea fiducia. Ora, rendi l'italiano un'abitudine. Il problema non è la motivazione, il problema è prendere decisioni ogni giorno. Ogni giorno ti chiedi: devo studiare oggi? E molte volte la risposta è no. Quindi ecco la soluzione. Scegli un orario fisso, per esempio 20 minuti al mattino o alla sera. Come lavarsi i denti, non ci pensi, lo fai e basta. Così la disciplina ti aiuta. Ora cambia il tuo modo di pensare. Non sei solo, stai praticando. Quando pratichi, ripeti, fai errori, ti senti a disagio e questo è positivo. Significa che stai migliorando. Quando l'italiano diventa parte della tua vita, tutto diventa più facile. Parlare diventa più facile. Ascoltare diventa più naturale. Leggere diventa più semplice e la tua fiducia cresce. Inizia a cambiare mentalità da oggi. Invece di dire ho bisogno di qualcuno, di posso praticare da solo. Perché? Perché la fluidità non viene dagli altri, cresce dentro di te. Quando pratichi nel modo giusto, diventi più sicuro, parli più facilmente. Le persone vorranno parlare con te. La fiducia porta conversazioni. Le abilità creano opportunità. Ora capisci il ruolo di un partner. Un partner fa solo 3 cose. Ti dà la possibilità di parlare, ti fa ascoltare e rispondere e crea un po' di pressione. Questo è tutto. Quindi la vera domanda è: come puoi fare queste cose da solo? La risposta è semplice. Puoi farlo. Inizia parlando ad alta voce ogni giorno. Il problema più grande per chi impara non è capire, è parlare. Molte persone capiscono un po' e scrivono un po', ma quando provano a parlare non esce nulla. Perché? Perché non allenano la bocca. Parlare è fisico. Usa la lingua, le labbra, la respirazione e il ritmo. È come un muscolo. Ecco un esercizio semplice ma molto efficace.
Ogni giorno parla ad alta voce per 10 minuti, non nella tua testa ad alta voce. Anche se il tuo italiano è molto semplice, se lo fai ogni giorno migliorerai. Ecco un modo facile per praticare da solo. Parla di quello che stai facendo in questo momento. È il metodo più facile perché non devi immaginare nulla. Per esempio, sono seduto sul letto, sto guardando il telefono, sto bevendo acqua, mi sento stanco, ma voglio imparare l'italiano. Il tuo obiettivo non è essere perfetto, il tuo obiettivo è continuare a parlare. B. Parla della tua giornata. Ogni sera parla per 2 minuti. Usa una struttura molto semplice. Mattina, pomeriggio, sera. Per esempio, al mattino mi sono svegliato alle 7. Nel pomeriggio ho lavorato. La sera mi sono rilassato. Questo ti aiuta a parlare in modo fluido e naturale. C. Esprimi la tua opinione. Molti studenti sanno descrivere ma non sanno dare la loro opinione. Quindi aggiungi una frase di opinione ogni giorno. Per esempio, penso che sia utile. Credo che l'italiano sia importante. Secondo me la pratica è fondamentale. Sono nervoso ma continuo. Questo rende il tuo modo di parlare più naturale e più sicuro. Ora crea pressione da solo. Di solito un partner crea un po' di stress, ma puoi creare questa sensazione anche da solo. A. Registra la tua voce ogni giorno. Parla per 2 minuti e registrati. Poi ascolta. All'inizio può essere scomodo ed è normale, ma dopo alcune settimane ti sentirai più rilassato. Dopo un mese vedrai chiaramente i tuoi progressi. Questa è una prova reale che stai migliorando. B. Parla davanti allo specchio. Lo specchio diventa il tuo pubblico. Guardati e parla chiaramente, anche se ti sembra strano. Questo ti aiuta a costruire sicurezza, migliorare il contatto visivo e la presenza. C. Usa un timer quando parli. Inizia con 60 secondi. Parla senza fermarti. Non fare pause. Anche se ripeti parole, continua. Poi aumenta lentamente il tempo. 60 secondi, 90 secondi, 2 minuti, poi 5 minuti. Così costruisci una vera fluidità. Ora concentrati sulle frasi, non solo sulle parole. Un errore comune è imparare lunghe liste di parole. Il problema è che le parole da sole non sono molto utili. La soluzione è imparare frasi complete. Ecco un esercizio semplice. Scegli un modello di frase come voglio fare questo perché. Poi crea 10 frasi. Voglio imparare l'italiano perché voglio viaggiare. Voglio parlare con sicurezza perché non voglio restare in silenzio. Voglio migliorare perché è importante per me. Questo metodo ti aiuta a migliorare grammatica, velocità e fluidità.
Ora riprendi il controllo. Quando dici ho bisogno di qualcuno, perdi il controllo. Ma quando dici ho un piano, riprendi il controllo e succede qualcosa di interessante. Diventi il tuo sistema di allenamento. Un giorno, quando parlerai con persone vere, non sentirai panico, ti sentirai pronto, ti sentirai sicuro. Ora cambia il tuo modo di studiare. Smetti di studiare in modo casuale. Inizia a studiare come un professionista. Non hai bisogno di molte ore, hai bisogno di una routine semplice e chiara da ripetere ogni giorno. Questa routine ha 4 parti. 1. Parlare. 2. Scrivere. 3. Ascoltare. 4. Leggere. Se pratichi queste 4 abilità ogni giorno, il tuo italiano migliorerà naturalmente. Iniziamo con il parlare. 1. Parla per 10 minuti ogni giorno. Questa è la parte più importante. L'obiettivo è allenare la bocca a parlare facilmente, senza bloccarsi. Usa un metodo semplice. Parla della tua vita reale. Parla di quello che fai, di quello che vedi, di quello che senti e di quello che vuoi. Per esempio, sono seduto su una sedia. La mia stanza è silenziosa. Mi sento un po' stanco. Voglio migliorare il mio italiano. Parla lentamente. Non cercare di essere perfetto. Ora prova la tecnica dei 2 minuti. Scegli un argomento e parla per 2 minuti senza fermarti. Alcuni argomenti semplici: la mia famiglia, la mia giornata, il mio lavoro, il mio sogno. Perché sto imparando l'italiano, continua a parlare, anche se le tue frasi sono semplici. È così che migliori. Se continui, diventerai più fluente. Alla fine della tua pratica, di una frase forte a te stesso. Sto migliorando ogni giorno. Posso parlare italiano. Non ho paura di fare errori. Questo allena anche la tua mente a restare positiva. Ora parliamo della scrittura. Scrivi per 10 minuti ogni giorno. Quando sei da solo, il tuo quaderno diventa il tuo insegnante. Perché scrivere è importante? Perché pensi più chiaramente, puoi vedere i tuoi errori e impari la grammatica in modo naturale. Inizia con un diario semplice. Ogni giorno scrivi da 6 a 10 righe. Per esempio, oggi mi sono svegliato alle 7. Ero stanco, ho bevuto caffè, ho lavorato. La sera ho studiato italiano. Ora fai una correzione intelligente. Dopo aver scritto, 1. Controlla il tuo testo da solo o con uno strumento. 2. Cerca di capire i tuoi errori. 3. Riscrivi la versione corretta. Questo passaggio è molto importante. Quando riscrivi, ricordi meglio. Riscrivere aiuta il tuo cervello a imparare. Crea anche una pagina per i tuoi errori comuni.
chiamala i miei errori comuni. Per esempio, sono noioso, Freccia, mi annoio, stava andando, Freccia, sta andando. Guarda questa pagina ogni settimana. Ti aiuterà a non ripetere gli stessi errori. Ora parliamo dell'ascolto. Molti studenti vogliono parlare, ma non ascoltano abbastanza. Questo è un grande errore. Se il tuo ascolto è debole, anche il tuo modo di parlare sarà lento. Prova questo semplice metodo di 1 minuto. Scegli un audio corto, circa 1 minuto. 1. Ascolta una volta. 2. Ascolta di nuovo. 3. Scrivi quello che capisci. 4. Controlla con i sottotitoli. Può sembrare lento, ma funziona molto bene. Fai anche attenzione ai modelli, osserva come iniziano le frasi, guarda come si collegano le idee. Ascolta le frasi ripetute, presta attenzione al tono e al ritmo. Questo ti aiuta a parlare in modo più naturale. Ora passiamo alla lettura. La lettura ti dà nuove parole, strutture e idee. Puoi leggere cose semplici come storie brevi, conversazioni facili o articoli per principianti. Leggi ad alta voce. È molto importante. Leggere ad alta voce migliora la pronuncia, la fluidità e la sicurezza. Leggi lentamente e chiaramente. Raccogli anche frasi utili. Non imparare solo parole singole. Scrivi frasi complete come non capisco ancora, ma sto imparando. Ero nervoso, ma ho provato. Poi usa queste frasi quando parli. Ora ecco una semplice routine quotidiana per principianti. Parla per 10 minuti, scrivi per 10 minuti, ascolta per 15 minuti, leggi per 10 minuti, totale 45 minuti. Il vero segreto non è il tempo. Il vero segreto è la costanza. 45 minuti ogni giorno per 6 mesi sono meglio di 3 ore, una volta a settimana. Perché questo metodo funziona? Perché alleni tutto insieme. Parlare allena la bocca. Scrivere allena la struttura. Ascoltare allena l'orecchio. Leggere allena il cervello. Insieme costruiscono la fluidità. Ora usa ChatGPT come insegnante. Non usarlo solo come uno strumento. Usalo come un vero insegnante. Puoi inviare un messaggio semplice come «Ciao, sono un principiante in italiano. Correggi i miei errori». Spiega in modo semplice, fammi delle domande. Questo crea un ambiente di apprendimento. Quando scrivi una frase, chiedi una correzione. Per esempio, je allais au travail, Freccia, je vais au travail. Chiedi una spiegazione semplice.
Poi usa di nuovo la frase corretta. Chiedi anche se la frase è naturale. A volte una frase è corretta, ma non suona naturale. Chiedi sempre: suona naturale? Pratica come in una vera conversazione. Fai domande, rispondi e ricevi correzioni. Puoi avere un vero dialogo come: cosa stai facendo oggi? Dove vivi? Puoi esercitarti senza stress, puoi anche fare dei giochi di ruolo. Per esempio, al ristorante, un colloquio di lavoro, chiedere indicazioni. Questo ti aiuta a imparare frasi della vita reale. Ora monitora i tuoi progressi. Molte persone smettono perché pensano: non sto migliorando, ma spesso stanno migliorando, solo che non lo vedono. A. Registra la tua voce una volta a settimana. Parla per 2 minuti della tua settimana, dei tuoi problemi e dei tuoi progressi. Dopo un mese sentirai la differenza. Sembrerai più fluente e più sicuro. B. Usa una tabella semplice. Ogni giorno scrivi: ho parlato, ho scritto, ho ascoltato, ho letto. Questo costruisce disciplina. C. Tieni traccia dei tuoi errori. Scrivili e rivedili. Per esempio: sono noioso, freccia, mi annoio. Smetterai di fare gli stessi errori. D. Impara frasi utili. Ogni giorno impara solo 3 frasi. Per esempio: non sono sicuro. Fammi pensare. Puoi ripetere? Dopo 30 giorni conoscerai 90 frasi utili. E metti alla prova il tuo ascolto una volta a settimana. Ascolta un audio breve. Scrivi quello che capisci. Controlla le tue risposte. Vedrai i tuoi progressi. F. Controlla la tua sicurezza. Chiediti: parlo più facilmente? Ho meno paura? Ci provo di più? La sicurezza è importante quanto la grammatica. Ora evita un grande errore: cercare di essere perfetto. Questo è molto pericoloso. Molte persone pensano: devo essere perfetto prima di parlare. Questo è sbagliato. Ci sono 2 scelte: perfezione, aspetti. Costanza, agisci. La costanza vince sempre. Le persone fluenti non sono perfette, fanno errori, dimenticano parole, usano frasi semplici, ma continuano a parlare. Il vero obiettivo non è un italiano perfetto. Il vero obiettivo è un italiano quotidiano. Ecco una regola semplice. 20 minuti ogni giorno per 6 mesi possono cambiare completamente il tuo livello, anche con errori. Il segreto finale è questo. All'inizio i progressi sono difficili da vedere, ma ogni giorno una frase, una correzione, un ascolto, una ripetizione
creano un grande risultato nel tempo. Messaggio finale. Se stai imparando da solo, ricorda questo. Non sei indietro. Non sei debole. Ti stai esercitando. Continua. Parla ogni giorno. Fai errori. Sii costante. Un giorno guarderai indietro e dirai: ce l'ho fatta. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.